storce il naso sulle prestazioni dell'inglese, reduce da 2 stagioni sfortunate e culminate entrambe in infortuni piuttosto seri. Ma la prima gara dice anche che sono molti i comprimari in attesa di approfittare degli errori dei grandi favoriti. Anche in Francia, teatro della seconda prova, Thorpe deve accontentarsi nella prima manche di un piazzamento di rincalzo. Ma già nella seconda piazza la prima zampata vincente, preludio di un periodo felice. Sul veloce e tecnico tracciato austriaco di Schwanestad, Thorpe realizza una doppietta perentoria che lo proietta di colpo in testa alla classifica mondiale. È una dimostrazione di forza che disorienta molti avversari, primo fra tutti Eric Gebours, straordinariamente abulico, specie nella seconda manche. Si arriva così al Gran Premio d'Italia a Fermo, dove caldo e tensione si toccano con mano. Thorpe non sembra in forma smagliante, commette qualche errore e cade, ma con grande caparbietà fa sua una seconda manche combattutissima. Gebours rosicchia punti e i due sono in testa a pari merito. Nella doppia trasferta scandinava e in quella americana, Thorpe segna il passo. È un momento di crisi, di scarsa forma. Affiora forse la paura di farsi male, come già troppe volte è successo. Per fortuna di Thorpe, il suo avversario Gebours raggranella punti d'oro solo negli Stati Uniti, per cui il divario non sembra incolmabile per l'inglese, al quale però non è più permesso sbagliare. Inizia dal Gran Premio di San Marino la grande volata finale di David Thorpe. L'inglese recupera in un sol colpo 19 punti e soprattutto distrugge il morale di Gebours. Da lì in poi per Thorpe è una marcia trionfale. Prima stravince il Gran Premio di casa, poi si permette il lusso di umiliare Gebours in Belgio. Con la doppietta in Lussemburgo, Thorpe chiude il discorso incoronandosi campione del mondo per la 3ª volta. È una magistrale risposta a chi non lo riteneva più un vincente dopo 2 stagioni opache. Senza la sfortuna, senza gli incidenti, Thorpe ha mostrato a tutti di che pasta è Diciamoci la verità, chiunque ai massimi livelli di una professione è soggetto ad un calo dopo aver toccato i vertici più alti. La professionalità e l'impegno non sono mai da mettere in discussione, è il collegamento cervello-muscoli che non funziona più alla perfezione, almeno per quanto riguarda gli sportivi. Potremmo chiudere qui l'analisi della stagione 1989 di Eric Gebours, convinto ad inizio stagione di potercela fare di nuovo confidando sulla regolarità dei piazzamenti. Ma gli avversari del belga, David Thorpe in primo luogo, erano troppo determinati ed anche i comprimari non concedevano nulla, pronti a mordere le ruote in ogni occasione. Ecco dunque misteriose e incolori prestazioni, rinuncia alla battaglia, errori di valutazione.
Proprio tutto il contrario rispetto a quello che si riteneva facente parte del bagaglio di questo grande campione. Il Gran Premio d'Italia a Fermo è forse l'unica perla di quest'arida stagione mondiale del belga. Sul tracciato italiano, Eric ha vinto alla grande la prima manche, lottando poi come un leone nella seconda, dove solo un doppiato poco lesto a spostarsi lo ha privato del successo. Anche negli States Geburs ha raccolto molto, ben 32 punti. Poi il vuoto, il buio assoluto, la bruciante sconfitta sulla pista di casa, a Namur, e le 2 umilianti cadute a Volkendange, in un Gran Premio del Lussemburgo che consegna la terza corona iridata a Torp. Ma non è finita. Nell'ultima prova in Svizzera sfuma anche il platonico titolo di vicecampione. È un agile e saltellante canguro, Jeff Lisk, a mettere in scena l'ultima beffa per il 4 volte campione del mondo. Le sue sporadiche uscite nel Mondiale 88 avevano destato scalpore. Era nella prima manche, con la benzina finita a pochi metri da un grande successo. Successo arrivato però puntualmente nella seconda manche, tanto da suscitare molte preoccupazioni nei principali candidati al titolo. Questa fase iniziale della seconda manche. Ai ritmi e alle piste del mondiale bisogna però fare l'abitudine. Inevitabile dunque per Lisk pagare il dazio con alcune ingenuità ed errori, sfociati in cadute inutili quando magari il vantaggio sugli inseguitori era assicurante. Così non avviene in Italia e Finlandia, dove Lisk dà parecchio fastidio ai 2 ufficiali Honda Geburs e Torp, impegnatissimi nella rincorsa al titolo. Tutti si aspettano la definitiva esplosione dell'australiano che però perde terreno in Svezia e Stati Uniti, per rifarsi poi alla grande con uno splendido Gran Premio di San Marino, finalmente vinto dopo la sfortunata prova dell'88. Il finale di stagione vede Lisk in prima fila, ancora in lotta per il titolo alla vigilia della penultima prova, ma in Lussemburgo Torp mette tutti a tacere e all'australiano non resta che andare alla caccia del secondo gradino del podio. L'impresa gli riesce proprio all'ultima manche del mondiale, approfittando della resa di uno sconsolato Eric Geburs. Il secondo posto nel mondiale sta a significare che Lisk è l'uomo nuovo di una classe regina, che ha estremo bisogno di nuovi protagonisti, visto il lento logorarsi di piloti che per anni hanno vivacizzato le gare di questa cilindrata. È il caso, per esempio, dell'inglese Kurt Nicholl, 2 volte secondo nelle precedenti stagioni, grazie alle sfortune altrui. Sempre autore di buoni piazzamenti, ma mai in grado di piazzare un colpo vincente. Quest'anno, con tutti i valori in campo, è terminato al 4° posto. Tornato alla 500 dopo una parentesi da dimenticare nell'8º di litro, l'iridato dell'87 Jobé ha trovato pane per i suoi denti e non è andato più in là di un 6° posto che certamente non placa la sua sempre grande fame di successi. In alcuni casi, comunque, si vede alla Svezia, la classe del belga è emersa cristallina come sempre.